Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, o benvenuti se questo è il primo video che guardate sul mio canale. Io mi chiamo Lucrezia e sono un'insegnante di italiano su YouTube, online, su internet in generale, ma anche nella vita reale. Qui davanti a me ho il computer perché mi sono scritta degli appunti per fare questo video, perché ovviamente voglio seguire un filo logico delle cose. Non avevo alcuna intenzione di commentare la moda dei video "ho imparato l'italiano in 27 secondi" perché essendo un trend di YouTube si commenta da solo. Però poi, qualche settimana fa, ho ricevuto un commento sotto ad un mio video recente che mi ha fatto riflettere proprio su come questi video possano avere un impatto negativo sulle persone che studiano le lingue o che vorrebbero iniziare a farlo. Vi leggo il commento, così capite meglio ciò di cui sto parlando. Il commento è il seguente. I got upset a little bit today. There's this popular YouTuber and he uploaded a video entitled American Attempts to Learn Italian in 24 Hours. It feels so unfair because I've been doing Italian Duolingo for 4 months now, trying to pick up as much vocab and grammar when I'm not at school or work. And he makes it seem so easy. Partiamo dal presupposto che non si impara una lingua in 24 ore, né in 7 giorni, né in un mese, se è per questo, a meno che non si tratti di imparare a memoria qualche frase per sopravvivere come turista e ordinare qualcosa al ristorante. Imparare una lingua, qualunque essa sia, richiede tempo e impegno, se si vuole imparare bene, ovviamente. Allora, secondo me dire ho imparato l'italiano in 24 ore, in 7 giorni, in un mese, in 5 secondi, sminuisce il lavoro e l'impegno che dei veri studenti mettono in pratica quotidianamente, tutti i giorni. E sminuisce la lingua stessa, secondo me, perché è come se una lingua potesse essere inscatolata in una lista di parole, di verbi, di frasi da imparare a memoria e poi sai quella lingua magicamente. È impossibile, è riduttivo ed è superficiale dal mio punto di vista. Quindi siamo d'accordo che si tratta di titoli sensazionalistici per attirare il pubblico e accumulare visualizzazioni. Questi video alla fine sono anche divertenti da guardare, ne ho visti alcuni e sono divertenti da guardare proprio perché sono surreali. Sono lontani anni luce da ciò che succede nella vita vera, nella vita reale, quando si impara veramente una lingua. Mi rendo anche conto, però, facendo video su YouTube, lavorando al mio canale, che è molto facile venir risucchiati dalla bolla felice che è YouTube, dove tutto sembra facile, dove tutto sembra bello, dove tutto sembra a portata di tutti. Però non è così, non è sempre così. Dovete pensare che ciò che vedete su YouTube, su Instagram, su altre piattaforme, non è comunque, come posso dire, vero al 100% sempre. Si tratta comunque di contenuti edulcorati e curati, pensati per essere pubblicati. Per quanto un video possa essere spontaneo, comunque tu pensi che registrerai quel momento e quindi sì, sarai spontaneo, ma non sarai mai spontaneo come lo saresti nella vita reale. Capito quello che voglio dire? Quindi guardate YouTube, apprezzate YouTube, i video, certamente, però quando vedete queste cose così sensazionalistiche, così inarrivabili, fatevi 2 domande, no? Perché c'è sempre un contesto dietro che chi guarda il video non conosce. Sono andata poi a leggere un po' di commenti sotto a questi video
e mi sono resa conto che anche il target di persone, il pubblico di questi video, non è formato da persone che imparano veramente una lingua straniera. E quindi in qualche modo gli si può far credere un po' tutto, no? Immaginatevi se un giorno io vi dicessi sì, potete imparare l'italiano in un giorno. Voi pensereste, ma Lucrezia, sei matta? Sei impazzita? Ovviamente voi siete un gruppo molto specifico di persone che imparano una lingua straniera e così come altri gruppi di persone che guardano i canali per imparare l'inglese, per imparare lo spagnolo, per imparare il greco, il turco, eccetera. Sono comunque gruppi di persone specifici che vogliono veramente imparare una lingua. Quei video invece sono caricati da canali che come tema principale hanno quello della produttività, dello stile di vita. E quindi vedrete anche, noterete che questa tipologia di video ricorre anche per altre lingue. Quindi quel pubblico non è un pubblico di persone che ha mai studiato veramente, dai commenti che io ho letto, poi non lo so per certo ovviamente, non mi è sembrato di leggere commenti da parte di persone che abbiano mai imparato o studiato una lingua, cioè i commenti che voi lasciate sotto i miei video e sotto i video di altre persone che insegnano una lingua sono ben diversi dai commenti che ho letto sotto a questi video. Quindi anche lì c'è tutto un contesto da considerare dietro a questi video. Il messaggio che vorrei far passare è che questa tipologia di video ottiene degli ottimi risultati in termini di visualizzazioni, di interazioni e quindi anche di guadagni. È anche molto interessante, secondo me, cercare di capire perché questi video diventano virali. Il motivo che mi sono data è che forse le persone vorrebbero raggiungere quell'obiettivo così grande, come imparare una lingua straniera, però non hanno troppa voglia di studiare, di esercitarsi, di essere costanti nell'esercizio, eccetera, eccetera. È un po' come, non so, quelle persone che vogliono avere gli addominali e si comprano le cinture vibranti per fare uscire, perché pensano che gli addominali escano in quel modo, ma no, per avere gli addominali devi andare tutti i giorni in palestra ad allenarti, a fare esercizio, devi esercitare gli addominali, non è che escono così magicamente, no? Quindi si vuole sempre raggiungere un obiettivo grande, ma in breve tempo e con zero sforzo. Sapete benissimo che è tutto il contrario di ciò, imparare una lingua. Una cosa che ho detto anche in altri video in passato, ma che ripeterò perché è importante, è che non potete e non dovete mettervi a confronto con ciò che fa o che dice una persona che voi non conoscete. Perché ognuno di noi ha il proprio percorso. Ognuno di noi impara in modo diverso, con tempi diversi. La cosa più importante è che noi non sapremo mai qual è il vero contesto di quel video o di quei video in generale. Spesso queste persone non partono da zero per imparare. Magari hanno già una base, no? Non partono da zero, come invece sembrano implicare dal titolo. Spesso poi sono molto influenzate da quello che pensano una lingua sia. Per esempio, ne ho ascoltati alcuni per l'italiano e devo essere sincera, quello che io ho sentito non è italiano, perché parlavano con un forte accento spagnolo e creavano delle frasi che non avevano niente a che fare con la struttura italiana delle frasi, ma che assomigliava tanto alla struttura delle frasi in spagnolo. Quindi anche lì, come se l'italiano e lo spagnolo fossero la stessa lingua. Ovviamente capisco che sia facile subire il fascino di questi video virali, no? Però vi assicuro che quello non è parlare italiano.
Ci sono anche poi altri elementi di questi video che mi lasciano un po' perplessa, per esempio le conversazioni che praticamente sono sempre con gli amici. Certo, anche sapendo dire solo qualche frase ci si sente più a proprio agio con gli amici, ma poi parlare con qualcuno che non si conosce è ben diverso in una lingua straniera. Non sapremo mai se quella conversazione è stata preparata a tavolino prima del video oppure no. C'è tutto un contesto dietro a quei video che noi non conosceremo mai. Ed è importante però considerare tutte queste informazioni prima di giudicare positivamente o negativamente un video, ma soprattutto prima di lasciarci influenzare da questi video. Per un video in generale ci si prepara per fare bella figura, no? Anche io quando faccio i video mi preparo, ho gli esempi, ho i miei punti chiave di cui discutere. Non pubblicherò mai un video in cui non so spiegare qualcosa, no? Non mi metterò mai in quella posizione. Ogni video viene pensato prima ed è sempre fatto in modo da apparire bene agli occhi di chi guarda. Nel caso di quella tipologia di video ci si prepara per far bella figura in quel video e dire di parlare italiano o qualsiasi altra lingua. Quindi non si studia l'italiano, non si studiano quelle 4 frasi per poi veramente usarle nella vita reale. Si studiano quelle 4 frasi per fare il video figo. Ci ho messo 7 giorni, ci ho messo 25 minuti. Capito? Dovete considerare questi video in quest'ottica. Li guardate, vi divertite, però poi rimangono dei video su YouTube. Quindi prendete tutto con le pinze, qualsiasi cosa, con le pinze. Inoltre vorrei anche dire che non è mica un male metterci del tempo per imparare una lingua. Metterci tanto tempo, che poi tanto tempo, parliamo di qualche anno, cioè nel senso io veramente ho studenti che hanno iniziato a studiare l'italiano 4-5 anni fa e già parlano benissimo. Quindi se vogliamo 4-5 anni non è tanto, no? Però certo, in confronto a 7 giorni, 5 anni sembrano un'eternità. Però è quella la tempistica, cioè nel senso, non so come dire, non c'è una scorciatoia. Io studio l'inglese da quando ne avevo 10. Questo è il punto, è che io ho iniziato quando avevo 10 anni. Ho fatto un percorso. Arrivata ad oggi, non mi sento di dire ho finito di imparare l'inglese, perché non è così. Ogni giorno c'è qualcosa che io imparo di nuovo. Certo, a questo punto mi sento a mio agio nel dire parlo inglese, sono in grado di affrontare tante situazioni in lingua inglese. Però ecco, è un percorso, no? E durante il mio percorso ho avuto dei periodi di studio intenso, ho vissuto dei periodi in cui non ho fatto niente, semplicemente, e ho avuto dei periodi in cui veramente pensavo che non avrei mai parlato in inglese, che non ci sarei mai riuscita. E ho avuto invece delle bellissime conversazioni in inglese con tante persone. Mi sono immersa quando ho potuto nella lingua e nella cultura, mi immergo ancora oggi quando posso. È un lungo viaggio, veramente. Non è un male metterci degli anni per imparare una lingua, perché metterci tanto tempo non significa essere stupidi. Significa fare le cose con il proprio ritmo, andare nel dettaglio quando si può e semplicemente godersi questi momenti di studio. Al contrario, metterci poco tempo non significa essere dei geni. Potrebbe significare affrontare certe situazioni in modo superficiale. Non voglio che voi vi sentiate demoralizzati per queste cose, perché non ce n'è veramente bisogno, non ne vale la pena.
sono dei video su YouTube. C'è un'altra cosa molto importante. Comunque nella vita di uno studente c'è anche altro, nel senso le persone lavorano durante le giornate, lavorano, devono badare alla famiglia, ai figli, se ne hanno. Cioè ci sono talmente tante cose che accadono nella vita che è ovvio che qualcosa richieda tempo, soprattutto l'acquisizione di un'abilità. Richiede tempo per forza. Non è fattibile pensare che una persona nella vita reale possa prendersi un mese o una settimana, quello che è, e studiare tutti i giorni quella lingua, memorizzare tutti i giorni quella lingua. No, perché anche il nostro cervello vuole una pausa a un certo punto. Ci sono dei giorni in cui non ci va di fare niente e se in quella settimana capita un giorno in cui non volete fare nulla, che succede? Cioè, forzarsi in quel modo non ha proprio senso, secondo me. Concludo, mi avvicino alla conclusione. Con questo video voglio assicurarvi che imparare una lingua non è facile per niente e ci vuole tempo per farlo. Mi dispiace, non ci sono scorciatoie. E io ammiro tantissimo le persone che riescono a trovare il tempo nelle loro giornate piene di lavoro per studiare, per dedicarsi alla lingua e che si divertono nel farlo, senza pensare al tempo che ci impiegheranno. Pensate se ci lasciassimo influenzare nella vita reale da tutti i trend, da tutte le mode che esistono su YouTube. Sarebbe un incubo. Non so se vi è mai capitato di vedere quei video di persone che si alzano alle 5, alle 4, alle 3 del mattino, che fanno a gara per chi si alza prima. Ecco, è la stessa cosa con le lingue straniere. Tra poco ci saranno dei video in cui le persone ci diranno che sono nate parlando 47 lingue. Bene, questo è quello che penso. Ovviamente ci saranno persone che saranno in accordo con me, ce ne saranno altre che invece saranno in disaccordo con me. Pazienza, va bene così. Io ho il mio modo di vedere le cose e di affrontarle, che poi si riflette in quello che dico e quello che faccio. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Non so, fatemi sapere che ne pensate nei commenti qui sotto. Io vi auguro una buonissima giornata e ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!